Ci sono band che nascono nel momento sbagliato, o forse nel momento giusto, ma con un timing che non perdona. I Ride sono stati questo. Pionieri di un suono, lo shoegaze, che ha definito un'epoca, ma che è stato divorato dalla stessa velocità con cui si è affermato. Hanno toccato il cielo a 20 anni, poi sono stati travolti dalle mode che cambiano. Poi il silenzio, 20 anni di assenza. Ma questa è anche la storia di un ritorno, non per nostalgia, ma per necessità artistica. Perché il tempo alla fine è l'unico giudice che conta. Questa è la storia dei Ride. Benvenuti a Ombre Sonore. La storia di oggi comincia alla fine degli anni '80, a Oxford. Oxford non è esattamente Manchester o Londra, è una città fatta di guglie, biblioteche e silenzio accademico. È qui, tra i corridoi della Banbury Art School, che si incrociano le strade di due ragazzi, Mark Gardner e Andy Bell. Hanno poco più di 18 anni, facce pulite da bravi ragazzi, ma nelle orecchie hanno il frastuono. Il contesto musicale intorno a loro sta cambiando. Il post-punk si sta ammorbidendo, la psichedelia sta tornando e band come i My Bloody Valentine stanno riscrivendo le regole di come si suona una chitarra elettrica. Mark e Andy, insieme al bassista Steven Geralt e al batterista Lawrence Colbert, capiscono che possono unire due mondi. La ferocia del rumore bianco e la dolcezza delle armonie vocali dei Beatles o dei Byrds. È in questo modo che nascono i Ride. E tutto succede dannatamente in fretta. Non fanno la gavetta di anni nei pub vuoti. La loro demo finisce nelle mani di Alan McGee, il visionario capo della Creation Records. McGee ascolta, sente l'urgenza e li mette sotto contratto quasi immediatamente. Ricordando quei primi giorni, la band ha spesso raccontato di come il loro approccio fosse un caos controllato. Andy Bell disse: "Non sapevamo davvero cosa stavamo facendo tecnicamente. Alzavamo solo il volume degli amplificatori al massimo finché l'aria nella stanza non iniziava a vibrare fisicamente. Era una questione di pura energia cinetica." Nel 1990 escono 3 EP, Ride, Play e Fall, che preparano il terreno. Poi arriva Nowhere. Nowhere è l'album che codifica lo shoegaze. Chitarre stratificate, delay che si sovrappongono, feedback controllato. Ma non è solo tecnica, c'è un'emotività che attraversa tutto. Vapor Trail ne è un esempio, una melodia cristallina che emerge da un muro sonoro. I Ride sono giovanissimi, belli e improvvisamente famosissimi. La stampa musicale britannica, nota per creare miti per poi distruggerli, in quel momento li adora. La reazione al successo fu disorientante. Mark Gardner ha ricordato in seguito: "Eravamo bambini, davvero. Passare dalla scuola d'arte alla copertina delle riviste in 6 mesi ti toglie il fiato. Non c'era tempo per riflettere, dovevamo solo suonare più forte." Nel 1992 esce Going Blank Again. È l'album più definitivo, più ambizioso. Brani come Left Them All Behind mostrano una band che vuole crescere, che vuole uscire dall'etichetta di showgaze band. Le chitarre ci sono ancora, ma c'è anche più struttura, più attenzione alle canzoni. Eppure è proprio qui che iniziano le prime crepe. Gardner e Bell cominciano a voler andare in direzioni diverse. Gardner vuole mantenere l'atmosfera onirica. Bell vuole chitarre più dirette, più rock. E intanto, intorno a loro, la scena musicale sta già cambiando. Il 1993 è l'anno in cui lo shoegaze perde forza. O meglio, viene sostituito. Arrivano i Blur, arrivano gli Oasis. Il rock britannico improvvisamente vuole canzoni, melodie immediate, ironia, identità nazionale. I Ride, con il loro suono stratificato e introspettivo, diventano improvvisamente fuori moda.
La stampa, che li aveva osannati, ora li ignora, o peggio, li ridicolizza. Mark Gardner ha detto a Uncut nel 2014: "Ci siamo sentiti traditi. Un giorno eri il futuro, quello dopo eri un dinosauro." Nel 1994 esce Carnival of Light. È il suono di una band confusa. Abbandonano i pedali, cercano un suono rock classico, quasi folk, ispirato alla psichedelia anni 60. Per i fan della prima ora è uno shock. Per il nuovo pubblico del Britpop non è abbastanza immediato. Fu un periodo strano. Anni dopo Andy Bell ammise: "Ci sentivamo fuori posto. C'era questa pressione enorme per scrivere la hit, per competere con band che avevano un approccio completamente diverso dal nostro. Abbiamo perso la nostra bussola." La tensione interna sale. Mark Gardner e Andy Bell, un tempo le due metà perfette della mela creativa, non riescono più a comunicare. Ognuno porta i suoi pezzi in studio, non c'è più fusione. Si arriva quindi al 1996 con l'album Tarantula. Il titolo è profetico, è un disco velenoso, nato male. Durante le registrazioni, la band praticamente non si parla. L'album viene pubblicato, ma è un fantasma. La band si è già sciolta ancora prima che il disco arrivi nei negozi. La Creation Record addirittura lo ritira dal catalogo poco dopo la pubblicazione, a causa delle scarse reazioni. È l'umiliazione finale per la band. Riguardo allo scioglimento, non ci furono piatti rotti, ma tanta stanchezza. Mark disse: "Eravamo esausti. Avevamo vissuto 10 anni in 5. Non c'era più gioia nel suonare insieme. E quando manca quella, in una band come la nostra, non resta niente." Finisce così, non con un'esplosione, ma con un sussurro. I pionieri del muro del suono si dissolvono nel silenzio. Gli anni passano. Il nome Ride sembra destinato a rimanere una nota a piedi pagina nelle enciclopedie del rock anni 90. I membri intanto prendono strade diverse. Mark Gardner intraprende una carriera solista e collabora con altri artisti. Andy Bell fa la mossa più sorprendente. Entra negli Oasis. Ironia della sorte. Finisce a suonare il basso per la band che, in parte, aveva contribuito a rendere obsoleta la sua creatura precedente. Ma mentre loro vivono altre vite, il mondo della musica fa un giro completo. Dagli anni 2000 in poi, nuove band iniziano a citare i Ride non come dinosauri, ma come maestri. Lo shoegaze torna prepotentemente. Band come M83, Beach House, Div guardano ai Ride, ai My Bloody Valentine, agli Slowdive come riferimenti. C'è una breve reunion televisiva nel 2001, un lampo isolato. Ma la vera scossa arriva nel 2014, quando arriva l'annuncio. I Ride si riformano. Non è una reunion nostalgica, è un progetto vero. Gardner e Bell hanno parlato, hanno capito che potevano ricominciare, ma con regole diverse. Andy Bell ha detto a Rolling Stone nel 2017: "Non volevamo tornare per suonare i vecchi brani nei festival. Volevamo fare musica nuova, altrimenti non aveva senso." I concerti della reunion sono un successo. Il pubblico c'è ed è anche misto. Chi li ha visti negli anni 90 e chi li ha scoperti dopo. Ma la vera sfida è il nuovo materiale. Nel 2017 esce Weather Diaries. È il primo album in studio dopo 21 anni. E sorprendentemente funziona. Non è un disco che cerca di rifare Nowhere. È maturo, ma fedele al DNA della band. Brani come L'Hanoi Point e Charm Assault hanno il suono Ride, ma senza nostalgia. Nel 2019 arriva This Is Not a Safe Place. È ancora più sicuro, ancora più compatto. La band ha trovato un nuovo equilibrio. Le chitarre stratificate ci sono, ma c'è anche leggerezza, melodia. È l'album di una band che ha fatto pace con la propria storia. Il contesto è cambiato. Lo shoegaze non è più un genere di culto, è entrato nel mainstream indie. Ma i Ride non devono più dimostrare nulla. Suonano per chi vuole ascoltarli, senza rincorrere mode.
Mark Gardner ha riflettuto sul loro percorso in un'intervista nel 2019. Negli anni 90 eravamo schiacciati dalle aspettative. Ora suoniamo perché ci piace, è liberatorio. Andy Bell ha aggiunto: il tempo ci ha dato ragione, non subito, non negli anni che volevamo noi, ma alla fine il suono è sopravvissuto. Alla fine, la storia dei Ride ci insegna che la coerenza paga. Sono stati pionieri, poi sono stati vittime del loro tempo, scartati come un giocattolo rotto quando la moda è cambiata. Ma il loro lascito non è solo un genere musicale fatto di riverberi e voci sognanti. È la dimostrazione che se un'idea artistica è pura, sopravvive. Sopravvive al cinismo della stampa, sopravvive alle tensioni interne, sopravvive persino al silenzio. Oggi i Ride non devono più guardarsi le scarpe per nascondersi. Possono guardare il pubblico diritto negli occhi, consapevoli che quel muro di suono, costruito 30 anni fa a Oxford, è ancora dannatamente solido. Questo è stato Ombre Sonore, grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.